Carissimi, benvenuti o bentornati in questo video. Ritorniamo a parlare dell'applicazione gratuita per Android che riguarda la foto e video HD videocamera, completamente gratuita. Quindi prima di andare avanti ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Detto questo, andiamo a vedere e andiamo soprattutto a sentire di cosa parleremo in questo video. Bene, in questo video parleremo di come settare al meglio la nostra applicazione per riprendere video e per fotografare. Abbiamo visto già tutti i comandi basilari nella pillola del video precedente, quindi adesso si tratta di metterli in pratica. Un po' di precisazioni bisogna farle. La prima cosa è che non abbiamo una stabilizzazione interna, quindi ci affidiamo al nostro smartphone, e l'S10 che andremo a vedere ovviamente in azione non ha una grande stabilizzazione, quindi ho dovuto installarlo sulla Steady V2, il piccolo gimbal, per poter avere una stabilizzazione in modalità video. Poi un'altra cosa che vedremo, ovviamente non possiamo andare a 60 frame al secondo a 4K, possiamo andare solo a 30, ma questo ce ne possiamo stare e va benissimo. E un'altra limitazione, non abbiamo la possibilità di controllare diciamo con un telecomando remoto o con lo stesso gimbal il play e stop e lo scatto fotografico con il pulsantino che abbiamo o sul telecomando Bluetooth o sul nostro gimbal. Vabbè, ce ne stiamo visto che è gratuita, ma andiamo a vedere di cosa parliamo in questo video. Allora, adesso siamo pronti per andare a settare al meglio la nostra applicazione HD videocamera per Android completamente gratuita. Se andiamo nelle impostazioni, come abbiamo visto l'altra volta, è sparita anche la pubblicità perché non sono connesso a internet. Siamo a 100 megabit, come possiamo vedere. Allora, eccolo qua, 100 megabit. Quindi abbiamo 100 megabit di velocità. Come ho detto prima, la pecca è che non possiamo andare a 60 frame per secondo a 4K, dobbiamo scendere a 1080 per andare a 60 frame, ma questo poco ci importa. Tra le impostazioni per migliorare il video abbiamo sicuramente il bilanciamento del bianco. Andiamo subito a impostarlo, vedete da questa parte abbiamo tutte le impostazioni. Io lo metto sul nuvolo. Ecco, la cosa brutta di questo menu che dopo un po' sparisce e praticamente bisogna riaprirlo, ok? Quindi vabbè, a parte questo possiamo starcene. Ma se andiamo a vedere un attimino di nuovo le impostazioni, abbiamo anche una parte manuale. A parte l'auto abbiamo una parte manuale, vedete, io posso andare a settare il video in modo che non so, rispecchi la mia come dire, la mia visione, ok, di questo che sto vedendo. Oppure, come dicevo, andare a impostare in modalità automatico, oppure andare a impostarlo come voglio. Ecco, questa freccetta ci permette di aprire di nuovo il menu, andare a mettere ovviamente sul nuvolo quello che ovviamente è in questo momento. E questa è una delle impostazioni. Ecco, io, vedete, ho cliccato nel centro e le impostazioni del bilanciamento del bianco sono a suo posto, cioè non vengono variate. Ora possiamo andare ovviamente a fare altre regolazioni, tipo, non so, possiamo ovviamente decidere di abbassare l'esposizione, ok? Andare qui con la ghiaretta, abbassiamo, alziamo come vogliamo. Quindi quando il filmato che vediamo ci aggrada, possiamo ovviamente incominciare a riprendere. Poi possiamo fare altre regolazioni, ovviamente possiamo andare a variare l'ISO, possiamo andare a variare la velocità dell'otturatore, e abbiamo anche la messa a fuoco, ok, che possiamo lasciare in automatico, andare in continuo, oppure possiamo fare anche una messa a fuoco manuale. Quindi ragazzi, tanta roba per un'applicazione ovviamente completamente gratuita. Io la metterò ovviamente anche qui, vedete, abbiamo la freccetta, la metterò in continuous. Quindi abbiamo tanti, ok, diciamo settaggi, tante regolazioni per avere una ripresa sempre ottima. Ma aggiungiamo anche un filtro. Allora andiamo in filtri e abbiamo tutti questi filtri qua. Io vado su vlog o film e posso andare a migliorare subito il mio aspetto. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, dovete ovviamente avere una connessione internet per scaricare i filtri, quindi se non sono scaricati
ok? Non li avete. Ok, possiamo andare a fare una panoramica di questa bellissima spiaggia. L'Steady M6 è un po' capriccioso oggi, comunque vabbè, lasciamo perdere, va bene così. Io mi sembra che sia un po' scura la ripresa, quindi andiamo così e andiamo a schiarirla leggermente. Allora, via. Ecco, come avete visto, abbiamo anche l'opzione di mettere in pausa, quindi possiamo anche fare una pausa e riprendere poi il nostro video in un secondo momento. Ecco, io mi sembra che sia un po' velato, non so perché. Adesso mettiamo in automatico. Ecco, 2 cliccate sullo schermo, dovrebbe tornare tutto in automatico. Ecco, andiamo a vedere un po' il bilanciamento del bianco, è rimasto com'è, no? Vedete che è andato in automatico, quindi direi che ci possiamo ritenere soddisfatti. Ragazzi, è un'applicazione completamente gratuita, quindi poi a voi sperimentare, fare prove su prove su prove su prove. Ecco, un'altra cosa che possiamo vedere adesso è questa. Andiamo nelle 3 barrette e in fondo abbiamo la luminosità, ok, che ci permette ovviamente di vedere meglio il nostro display. Visto che questo non è tanto luminoso, possiamo abbassare e alzare la luminosità del nostro display. Questa è una buona cosa. Quindi, visto questo, passiamo alle altre impostazioni video, che sono il time lapse e lo slow motion. Come avete visto, ho installato anche il timer per quanto riguarda il video. Questa è una cosa buona perché possiamo andare ovviamente a decidere di far partire il video dopo un certo numero di secondi, per darci la possibilità di pensare, non so, di fare qualsiasi cosa, mettersi in posizione. Quindi possiamo far partire il timer anche con il video. Bene, passiamo allo slow motion. Io non ho capito, ragazzi, lo slow motion non l'ho capito, mi arrendo. Allora, cliccando qua andiamo su slow motion. Come potete vedere, sotto ci sono i menu. Vado sotto e ho 2 menu. Il primo è lunga esposizione, ok, e il secondo è slow motion. Ma se io metto ovviamente slow motion, funziona sempre la lunga esposizione. Questo datemi una mano a capire perché non funziona. Mentre per il time lapse è tutta un'altra cosa. Abbiamo, sì, va bene, abbiamo praticamente queste impostazioni. Ok, abbiamo la prima che ci dice quanti secondi ovviamente abbiamo impostato, la seconda è i secondi da impostare, quindi se ci clicco sopra possiamo impostare l'intervallo. La terza opzione, possiamo impostare ovviamente i frame per secondo, e l'ultima abbiamo ovviamente la risoluzione. Molto bene, perché poi alla fine possiamo partire subito a fare un time lapse e come dire, è una cosa semplicissima. Ma andiamo alla parte fotografica. Bene ragazzi, passiamo alla parte fotografica. La parte fotografica è molto interessante perché adesso vado a cliccare su foto, ok, che è la seconda voce, e abbiamo delle opzioni. Innanzitutto abbiamo l'opzione di poter cambiare i codec. Se vado qua sotto, vedete, abbiamo tutte queste opzioni qua, quindi posso cambiare il formato di compressione. Poi per il resto la fotografia è tutta la stessa cosa, cioè le impostazioni sono sempre le stesse. Posso andare a mettere un filtro oppure togliere il filtro. Sapete che per togliere il filtro bisogna cliccare su ovviamente il meno, e posso andare a fare uno scatto. Ecco, come vi dicevo, se io clicco su la Steady, vedete, non succede nulla, non posso andare a fare diciamo lo scatto con il telecomando, ma posso andare a fissare l'esposizione e fare uno scatto. Sì, c'è il timer, mi dimentico sempre. Ecco qua, 3 2 1. Ecco, la prima flashata vuol dire che diciamo il timer è andato in azione, il secondo ovviamente è la foto. Andiamo a fare anche di qua.
Ok, quindi possiamo diciamo renderci soddisfatti perché abbiamo anche una fotocamera abbastanza di qualità. Un'altra caratteristica sicuramente è il boost, che è quello che ci permette di fare multiscatti. Vedete, abbiamo praticamente anche qua l'intervallo. Ok, andiamo a vedere numero di scatti 3 e intervallo. Quindi se io adesso vado a fare 10 scatti e faccio un intervallo di 2 secondi, come vado a fare così, andremo a fare ovviamente 10 scatti intervallati da 2 secondi. Il primo è andato, secondo, terzo, non lo vedo, guarda, non lo so, forse 10 sono troppi, quinto, camminando. Ok, ha finito, quindi possiamo fare questo gioco qua. Ovviamente se diminuiamo l'intervallo gli scatti diventano più veloci, ok? Tipo per fare una cosa sportiva. Bene ragazzi, io mi sembra che abbia detto tutto, non è vero, non ho detto tutto. Un'altra modalità è quella della modalità ritratto, quindi io posso andare innanzitutto su foto, ok? Poi vado nelle tre barrette, vado a girare il mio smartphone, la mia applicazione veramente, perché non si gira automaticamente se giro lo smartphone. Quindi devo andare nella prima icona e a questo punto ho girato lo smartphone. Vado anche a mettere in modalità selfie ovviamente. Ora cosa faccio? Mi punto, mi sparo. Ok, e quindi posso farmi un selfie, ok? Quindi molto semplicemente, ma posso ovviamente anche farlo in orizzontale. Ecco, vedete il settaggio questo settaggio qua avviene, aspettate che lo giro adesso, viene da questa parte qui. Viene da questa parte qui. Se io vado qua, nelle tre barrette, e vado a vedere le impostazioni, ok? Della fotocamera anteriore per foto, vedete foto, front camera, è impostato a 4/3. Se vado a fare così e vado a impostarlo ovviamente su 16 noni, oppure su full, mettiamo su full, la cosa cambia, ok? Praticamente diciamo, la mia foto va tutto schermo. Quindi possiamo ovviamente ritenerci fortunati che anche questa funzione è molto bella. Bene ragazzi, avete visto la mia prova, ho fatto quello che ho potuto perché fa un caldo bestiale. Io non ho ancora avuto risposta dal creatore dell'applicazione, quindi non so finché durerà, ok, il gratis per questa applicazione. Avete visto che anche senza internet non c'è neanche più diciamo la pubblicità all'interno delle impostazioni, ma è anche vero che non si possono scaricare i filtri perché senza internet, ovviamente senza un collegamento dati, non si può ovviamente scaricare nulla. Molto bella, io la trovo un'applicazione che potrebbe essere utile per chi non ha ovviamente già un'altra applicazione, quindi va provata, testata, sperimentate, usate i filtri, fate delle prove e fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate. Avete visto anche una specie, ho fatto due foto e una panoramica, niente di più, perché come ho detto fa un caldo barboso. Quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, che mi fate crescere ovviamente, e in ultimo ma non per ultimo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Lo so, vi mangio sempre le parole, ma a me piace mangiare, quindi cosa volete che vi dica? Bene ragazzi, io vi rimando al prossimo video, spero che la temperatura qua a Sori cali un po' perché non si respira. Alla prossima!
Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!